Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale Italia-Ucraina, un piccolo mattoncino verso una qualificazione che è ancora dura da raggiungere e difficile, ma siamo sulla strada giusta. Spalletti in una settimana è riuscito a dare una piccola impronta di gioco a quest'Italia che sembrava aver smarrito la strada giusta verso la porta avversaria. Ieri siamo arrivati sotto la porta avversaria miliardi di volte, ci siamo mangiati l'impossibile perché c'è anche da dire questo, a livello realizzativo dobbiamo migliorare le percentuali perché sia nel girone e nelle partite che arriveranno e nel caso ti qualifichi ad europei in corso, quelle sono le occasioni che ti capitano, le devi sfruttare e le devi buttare dentro. Detto questo, però, è stata un'Italia assolutamente migliore di quella vista contro la Macedonia del Nord, senza sì e senza ma. Ci sono un paio di calciatori che mi sono piaciuti e non poco nel match di ieri. C'è anche qualcuno invece che non mi è piaciuto tantissimo rispetto alla partita con la Macedonia. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete visto ieri, chi vi è piaciuto di più, chi è stato secondo voi il migliore in campo e per chi è nuovo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e nella sezione commenti vi aspetto numerosi a discutere di questa partita e della nazionale che lascia ben sperare, non facciamo debiti con la bocca, ma lascia ben sperare verso il cammino per la qualificazione agli europei. Allora, la partita è stata dominata nel primo tempo dall'Italia, l'Italia è calata 5 minuti, come sei calato e l'Italia è indietreggiata, era avanti 2-0, hai rischiato addirittura dopo il 2-1 dell'Ucraina di portare eh, diciamo di andare a riposo con la partita sul 2-2 perché l'Ucraina è andata vicino al pareggio anche prima della fine del primo tempo. Situazione ovviamente da gestire diversamente, assolutamente, perché per quello che hai creato e per ciò che si è visto in campo non puoi pareggiare un primo tempo del genere dove sei stato superiore in qualsiasi parte del campo a livello di occasioni create e per ciò che hai espresso. Non esiste dare campo ad una squadra che poi può diventare pericolosa perché l'Ucraina quando contrattacca porta 6-7 uomini nella metà campo avversaria, quindi se sei sbilanciato un tantino diventa difficile arginarla. Giocatori pure discretamente tecnici che dai 15 metri possono tranquillamente infilare la palla in rete e tu rimani con tanto di naso, come si dice. Quindi bisogna sicuramente lavorare su una fase realizzativa per alzare le percentuali, però tutto sommato tra la squadra schierata, parlo degli elementi, e il gioco espresso, lascia veramente ben sperare. Un applauso a Spalletti assolutamente per aver plasmato, se così possiamo dire, ma è ancora presto, un gruppo che abbia una sorta di gioco in una sola settimana. Mi è piaciuto Zaccagni perché per caratteristiche nel 4-3 spallettiano può rendere alla grande perché ha la doppia fase, no? Senza se e senza ma, cosa che non ha Zaniolo dall'altra parte, ma ci arriviamo. Zaccagni ha la doppia fase, a livello offensivo e a livello di visione di gioco nel dialogare con Mezzala e col centrale d'attacco, niente da dire. E in fase difensiva va in ripiegamento, legge l'azione, quando c'è da triplicare la marcatura, quando perdeva il pallone era sempre pronto. Mi è piaciuto tantissimo l'esterno della Lazio, cosa che non posso dire dall'altra parte perché Zaniolo può essere tutto ciò che volete, un calciatore offensivo, ti salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica, però o raggiungi il cinismo di Chiesa e fai la differenza come Chiesa, altrimenti non a fase difensiva e in un 4-3-3 di Spalletti la fascia destra poi va in debito di ossigeno, cosa che ha fatto ieri Di Lorenzo, due polmoni così, si è visto tutta la fascia destra e ha fatto un partitone, ma non perché il capitano del Napoli. Chi ha visto la partita mi può dar ragione, poi se Di Lorenzo ieri non ha fatto una grande partita, allora io devo guardare la palla a volo. Tutto qua. Locatelli, ottima partita da regista. Prima della Macedonia, ancora prima della Macedonia, quando c'era l'ufficialità di Spalletti e Spalletti già parlava o Locatelli, Cristante come registi, nessuno gli dava un euro a Locatelli. E invece
Prestazione più che convincente del calciatore della Juve che si ritrova a fare il regista in un centrocampo a 3 quando a Torino non ci capisce una beata mazza, in un centrocampo a 5 disordinato e senza gioco. Se l'allenatore capisce le caratteristiche di un calciatore e ci punta, ecco i risultati. Ti esce un Locatelli che può diventare tranquillamente il regista dell'Italia, cosa che ha fatto anche Lobotka a Napoli sotto la guida di Spalletti. Chi lo buttava di qua, chi lo buttava di là, Lobotka, nessuno ci puntava, è arrivato Spalletti ed è diventato uno dei migliori registi, scusate, uno dei migliori registi d'Europa al momento. Bene, ma non benissimo un tantino la fase difensiva, anche se sono cose che andranno riviste. Dopo una settimana non puoi pretendere che la squadra giri con automatismi perfetti nella maniera più assoluta, però è un'Italia che mi ha convinto per il gioco espresso. Abbiamo sprecato troppe occasioni, questo sì. Anche Raspadori comunque si è mangiato un paio di gol già fatti, Gnonto nel secondo tempo stoppa quel pallone, poi torna indietro. Non abbiamo tirato tanto in porta per ciò che abbiamo creato, o meglio, abbiamo tirato in porta ma non abbiamo centrato lo specchio molte volte, quindi dobbiamo essere molto più precisi nel riuscire ad inquadrare la porta, perché per il calcio spallettiano sotto porta tu ci arrivi molte volte e spesso durante una partita, che tu sia una squadra chiusa, parlo dell'avversario, e che tu sia una squadra che ti venga ad affrontare a viso aperto, quindi le occasioni che si creano bisogna capitalizzarle, perché altrimenti si rischia, appunto come stava succedendo nel primo tempo, di prendere dei gol che al limite la squadra avversaria non merita nemmeno per ciò che hai visto poi nei 45 minuti e va comunque ad influire nella prestazione, nella psicologia dei calciatori. Prendere un 2 a 2 per esempio nella partita di ieri, prima della fine del primo tempo, avrebbe sicuramente inciso nella prestazione del secondo. Magari avresti comunque vinto la partita, però sono errori che non puoi permetterti e non devi commettere, soprattutto con le nazionali, perché di là c'è una selezione nazionale e non è una squadra inferiore nella maniera più assoluta, perché sono i migliori 11 di una determinata nazione. Quindi parliamo di personaggi che se gli lasci un po' di spazio o se li lasci liberi al limite dell'area di rigore hanno assolutamente le capacità per metterti la palla all'incrocio e tu rimani con tanto di naso, quindi bisogna assolutamente fare attenzione. Comunque come ho detto, Di Lorenzo, Locatelli, Zaccagni, anche un tantino Raspadori, però Raspadori deve migliorare la fase realizzativa perché ieri quello che si è mangiato non sono né da lui e né tantomeno nella posizione che ricopri perché sei il terminale offensivo. Mi è piaciuto meno Di Marco rispetto alla Macedonia. Zaniolo per me poi può darsi che io mi venga smentito nel tempo, però per me non è adattissimo al 4-3 spallettiano perché non ha la fase difensiva. Zaniolo a livello difensivo non si può guardare, tanto è vero che assolutamente c'è l'errore di Donnarumma sulla posizione, sulla punizione contro la Macedonia del Nord, però Zaniolo nei 10 minuti prima di quel calcio di punizione aveva fatto 3 falli perché in ripiegamento va in affanno, non è un calciatore che ripiega né tantomeno lo ha mai fatto, quindi lo potrebbe imparare ma la vedo una cosa un tantino difficile, ecco perché nasce il mio scetticismo. Tutto sommato una buonissima Italia alla prima uscita, perché poi la prima contro la Macedonia non la possiamo considerare nemmeno la prima uscita se hai 2 giorni per preparare una partita con calciatori che non hai mai visto e in un ruolo che stai ricoprendo tu Spalletti da una settimana, quindi possiamo considerare questa come prima uscita super ufficiale, buona la prima di Spalletti e massima fiducia, molto probabilmente raggiungeremo la qualificazione, me lo auguro per Spalletti e per i calciatori che compongono la nazionale che già dopo una settimana li ho visti molto più fiduciosi e che credono in loro stessi, ecco. Ne gioveranno anche i club, mi auguro, anche i calciatori del Napoli stessi,
nella maniera più assoluta. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!